Ciao a tutti esploratori, questa serie che raccoglie moltissimi video di storie create da me si chiama Esplorazione. In Esplorazione vi racconterò ucronie, vi presenterò specie aliene ideate da me e vi porterò in scenari fantascientifici. Esplorazione indaga anche in possibili futuri dell'umanità, a volte potrei addirittura raccontarvi la storia di un personaggio, la cui la vita può o non può cambiare all'interno dei miei scenari. Alcune storie di esplorazione si possono unire, per esempio se parlo di un universo alternativo, è possibile che una specie aliena proveniente da un altro universo possa visitarlo. La cosa bella di esplorazione è che potete consigliarmi cosa fare o creare nei commenti. Deciderò io se realizzarle e se ci sarà la possibilità. Se volete fare parte della community Dodo, visitate il nostro Discord, il cui link trovate in descrizione. Lasciate un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. E dopo aver detto questo, immergiamoci in questa esplorazione. L'ora più buia della civiltà umana è appena iniziata. In questi anni il profeta Briciola ha consolidato il proprio potere, stabilizzando un regime totalitario che inizialmente rischiava di vacillare. Sotto la sua guida la crescita è stata prodigiosa. New York è diventata la capitale opulenta, brulicante di vita, dal sottosuolo industriale alla superficie rurale. Ora Briciola è pronto per muovere le prime pedine sullo scacchiere diplomatico e militare. Siamo nel 2028. La scena politica statunitense è frammentata e profondamente divisa sulla questione di New York. La sinistra sostiene che l'occupazione dei ratti sia un attacco militare pianificato. Denuncia il potenziamento bellico dell'impero, che definisce la politica di Briciola come aggressiva ed espansionistica, paragonando il profeta a un nuovo Hitler. Tra le file della sinistra militano anche i ratti senzienti fuggiti dal regime, che sognano una convivenza pacifica tra specie e si oppongono ferocemente al totalitarismo di Briciola. Il centro tenta di mantenere una posizione ambigua, non vuole lo scontro aperto perché il commercio con l'impero sta portando enormi ricchezze, i ratti infatti rubano segreti industriali governativi globali per rivenderli, comprandosi così il favore di molti politici centristi. La destra chiede l'intervento militare immediato, considera i ratti come parassiti e occupanti abusivi di suolo americano, accusando il precedente governo di debolezza per non aver stroncato l'invasione sul nascere. Durante le elezioni del 2028 il profeta attua un piano magistrale, appoggia pubblicamente un candidato di estrema destra, un fanatico che nega la coscienza dei topi e ne promette lo sterminio totale. Briciola sa che gli americani, per paura di una guerra nucleare o biologica, non voteranno mai un estremista sostenendo un altro estremista. Grazie a questa manovra il popolo sceglie la sicurezza, viene eletto un presidente centrista, convinto di essere l'uomo della diplomazia. In realtà questo presidente è un fantoccio nelle mani di Briciola, finanziato e guidato nell'ombra da esseri umani indottrinati e controllati dall'impero. Il nuovo presidente spinge per accordi commerciali che di fatti arricchiscono solo l'impero dei ratti, la polveriera sociale e lo spazio vitale. Sentendo la debolezza del governo, Briciola inizia a rivendicare i territori limitrofi a New York. Queste zone abitate, prevalentemente da minoranze latine e afroamericani, vivono migliaia di ratti che chiedono l'annessione all'impero. Per Briciola quello è lo spazio vitale. L'impero scatena una guerra di informazioni senza precedenti attraverso fake news e social media alimentati tensioni sociali e rivolte violente. Durante uno di questi scontri alcuni ratti rimangono uccisi e la scintilla che Briciola aspettava. Il profeta ribalta la realtà, accusa gli Stati Uniti di razzismo e di violenza gratuita, definendo il presidente americano un nazista. Questa propaganda vittimistica attiene il sostegno dei paesi rivali degli Stati Uniti, che iniziano ad appoggiare apertamente l'impero dei topi. Il presidente americano, disperato, tenta l'ultima mossa diplomatica, accetta l'invito di Briciola a partecipare a un funerale pubblico per i ratti uccisi, sperando di apparire come un leader di pace, un errore fatale. Durante la cerimonia Briciola lo incalza davanti alle telecamere del mondo intero, chiedendogli di condannare pubblicamente i crudeli assassini umani che hanno ucciso i ratti. Il presidente capisce di essere in trappola. Se parla,
condanna il suo stesso popolo, se tace appare come un complice del massacro. Il suo silenzio viene interpretato come una missione di colpa, scatenando la furia delle minoranze e l'indignazione globale. Con gli Stati Uniti isolati nel caos, Briciola dichiara formalmente il casus belli. Nel suo discorso alla nazione proclama: abbiamo sopportato l'ingerenza umana troppo a lungo, abbiamo subito violenze che hanno colpito il nostro popolo per secoli, ma ora basta. Dichiaro formalmente gli Stati Uniti d'America come nemici dell'impero dei topi. Proclamiamo l'estirpazione del cancro nazista che opprime il nostro popolo. Chiedo a ogni topo, cosciente e non cosciente, di seguirmi in questo cammino di liberazione. La vera guerra contro l'America è appena cominciata.